Quello che stai per vedere non è solo la storia di una squadra di calcio, è la storia di un'identità che è stata progettata, modificata, cancellata e ricostruita più volte nel tempo. Ogni logo che hai visto non è una scelta estetica, ma il risultato diretto di contesto storico, potere, cultura e strategia di comunicazione. Se questo tipo di contenuto ti interessa, puoi sostenere il progetto iscrivendoti al canale e lasciando un like al video. Nei commenti puoi scrivere quale storia, quale club o quale brand vorresti vedere analizzato nei prossimi episodi. Questa serie nasce proprio per raccontare come identità, loghi e brand siano il risultato di scelte storiche, culturali e progettuali, non semplici elementi grafici. Nel prossimo episodio entreremo in un nuovo caso studio, analizzando come è nato un altro brand e come la sua identità visiva si è evoluta nel tempo. Tutti i riferimenti, le fonti e gli approfondimenti sono disponibili nei link in descrizione. Ogni logo che hai visto non è una scelta estetica, ma il risultato diretto di contesto storico, potere, cultura e strategia di comunicazione. In questo episodio non analizziamo una squadra, analizziamo un sistema di identità visiva che ha attraversato oltre un secolo di trasformazioni. La storia dell'Inter ha origine a Milano nel 1908, in un contesto in cui il calcio italiano era ancora in fase di strutturazione e le società sportive erano caratterizzate da dinamiche interne fortemente influenzate da fattori culturali e sociali. All'interno dell'AC Milan si sviluppò un conflitto legato alla partecipazione di giocatori stranieri, che portò una parte dei soci a separarsi e fondare un nuovo club con un'identità dichiaratamente aperta e internazionale. Il 9 marzo 1908 nacque così l'Internazionale. La scelta del nome rappresentava un posizionamento culturale preciso, orientato all'inclusione e alla dimensione transnazionale dello sport. Contestualmente, alla fondazione venne realizzato il primo emblema da Giorgio Muggiani. Il logo era costruito su una struttura circolare, composta da cerchi concentrici, con un monogramma centrale formato dalle iniziali FCIM, Football Club Internazionale Milano. Le lettere erano intrecciate manualmente senza griglia geometrica digitale, creando un sistema tipografico integrato dentro una forma perfettamente centrata. Il risultato era un emblema compatto, ad alta densità visiva, dove cerchio e tipografia funzionavano come un unico sistema identitario. Tra il 1908 e il 1928, questo logo rimase la base dell'identità visiva del club, mantenendo coerenza tra forma e significato. Nel 1928, in seguito all'intervento del regime guidato da Benito Mussolini, il club venne fuso con l'Unione Sportiva Milanese e assunse il nome di Società Sportiva Ambrosiana. Questo segnò una rottura completa dell'identità visiva originaria. Tra il 1928 e il 1929 venne introdotto un nuovo emblema ambrosiana basato su uno scudo, con la croce di Milano su fondo rosso. La costruzione visiva passava da un sistema tipografico complesso a un sistema araldico simbolico. Il monogramma scompariva completamente, sostituito da elementi istituzionali rigidi e centralizzati. Tra il 1931 e il 1945 il club adottò la denominazione Ambrosiana Inter. Il logo rimase scudato, ma venne ulteriormente semplificato. La struttura diventò più geometrica e meno decorativa, con una progressiva riduzione degli elementi tipografici e una maggiore enfasi sulla leggibilità e sull'impatto visivo immediato. Con la fine del regime, nel 1945, il club recuperò il nome Inter Milan e tornò a utilizzare il sistema progettato da Muggiani.
Il logo fu reintrodotto nella sua struttura circolare originale con cerchi concentrici e monogramma FCIM, adattato tecnicamente alle nuove modalità di stampa, con linee leggermente più spesse e una semplificazione dei dettagli. Tra il 1963 e il 1979 il logo venne raffinato dal punto di vista grafico. Le linee furono rese più uniformi, il monogramma venne ridisegnato con maggiore precisione geometrica e la spaziatura tipografica venne ottimizzata per migliorare la leggibilità. La struttura circolare rimase invariata, ma il segno divenne più pulito e controllato. Negli anni 80 e 90 il logo venne adattato ai nuovi standard di comunicazione visiva. L'obiettivo principale divenne la riproducibilità su diversi supporti, mantenendo intatta la struttura originaria e riducendo interventi sul monogramma. Nel 2007, in occasione del centenario del club, venne introdotta una versione celebrativa del logo. La struttura base rimase invariata, ma venne aggiunta una stella dorata come simbolo dei successi sportivi. Il trattamento grafico risultava più ricco e decorativo, pensato per la celebrazione storica piuttosto che per l'uso quotidiano. Nel 2014 il club introdusse un restyling più deciso. Il logo venne semplificato con una riduzione degli elementi ornamentali e una maggiore pulizia delle linee. Il monogramma e la struttura circolare vennero mantenuti, ma il sistema venne ottimizzato per una maggiore leggibilità digitale. Nel 2021 avvenne la trasformazione più significativa dell'era contemporanea. Il club introdusse una nuova identità visiva sviluppata dal team Bureau Porsche. Il monogramma venne ridotto alle sole lettere I e M, eliminando le iniziali F e C. La struttura circolare venne mantenuta ma resa più minimale e geometrica. Questa nuova identità si basa sulla narrativa IM, letta come Io sono, un sistema di comunicazione che collega Internazionale e Milano attraverso una sintesi linguistica e visiva. Il progetto non riguarda solo il logo, ma un'intera evoluzione di brand identity orientata al contesto digitale, all'internazionalizzazione del pubblico e alla costruzione di un'identità culturale più ampia. Dal punto di vista progettuale, questa evoluzione rappresenta un processo di progressiva semplificazione del segno, in cui la complessità originaria viene ridotta senza perdere i principi fondamentali del sistema identitario. La struttura circolare, la continuità tipografica e il contrasto cromatico nero e blu restano elementi costanti lungo tutta la storia del club. Nel complesso, l'evoluzione del logo dell'Inter mostra un equilibrio continuo tra continuità e trasformazione. Il marchio ha attraversato fasi di rottura, adattamento politico, ricostruzione e modernizzazione, mantenendo però una coerenza strutturale che ne garantisce la riconoscibilità nel tempo. Si tratta di un caso emblematico di identità visiva evolutiva, in cui il cambiamento non elimina l'identità, ma la rielabora all'interno di un sistema coerente e persistente. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.